Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures, io sono Elia ed oggi comincia una serie di video in cui dipingeremo insieme tutti i membri della Compagnia dell'Anello. Oggi ho deciso di cominciare dal mio personaggio preferito all'interno della compagnia, ovvero Boromir. Quindi se siete pronti, cominciamo subito. Eccoci qui ragazzi, siamo pronti quindi a dipingere il nostro amico Boromir. Come vedete ho già passato con il pennello il primer su tutta la miniatura. Ed oggi a differenza del solito ho provato il primer della Green Stuff World. Come al solito per dipingere la pelle passerò due mani di Heavy Skinton leggermente diluite con dell'acqua. Come vedete le parti da dipingere con questo colore sono poche, ovvero il volto e le mani. Ok ragazzi, questa è come si presenta la pelle dopo due passate di colore. Utilizzando lo Scarlet Red vado a dipingere le vesti di Boromir. Ovviamente il mio consiglio è di partire dipingendo le parti più interne di un modello, proseguendo successivamente per strati. In questo modo ci saranno minori probabilità di sporcare con il pennello le parti dipinte in precedenza. Ok, una volta finito di dipingere le vesti, possiamo passare alla casacca. E per dipingerla ho deciso di utilizzare il colore Sombre Grey. Effettivamente potrebbe essere una scelta strana, dato che Boromir presenta una casacca piuttosto scura, ma questa volta volevo provare a partire da un colore più chiaro per scurirlo successivamente con le lavature. Ok ragazzi, il grosso del lavoro è fatto, ora bisogna dipingere tutti i vari dettagli della miniatura. Ho deciso di cominciare con il Dark Flashstone, che è un marrone scuro, per dipingere lo scudo, i parabracci, le scarpe ed alcune cinghie.
Ovviamente tutte le parti metalliche le dipingo con il LED Becker. Con il Beastie Brown dipingo le cinghie rimanenti ed i capelli. Il sito della Games Workshop consiglia di partire da un marrone più scuro per dipingere i capelli, ma sinceramente ho preferito partire da questo colore base. Naturalmente con questo colore va dipinta anche la barba, ma mi sono dimenticato di filmare la scena. Con il colore Ushabti Bone vado a dipingere il corno di Gondor. Anche in questo caso serviranno 2 passate di colore. Infine, come ultimo colore base, utilizzo il Warplock Bronze per dipingere alcuni dettagli come l'elsa della spada, la parte centrale dello scudo e le decorazioni sul corno. Ok ragazzi, questo è il modello dopo aver applicato tutti i colori base. Come vedete è ancora un po' bruttino, ma ora è venuto il momento di applicare le lavature. Come al solito, comincio con il Reikland Flash Shade per ombreggiare la pelle ed il corno. A questo punto utilizzo il Null Oil diluito con qualche goccia d'acqua per lavare tutti i vestiti e le parti metalliche. Come vedete ora i vestiti stanno diventando leggermente più scuri, esattamente come avevo in mente all'inizio del lavoro. Continuo successivamente con il Seraphim Sepia e vado a ombreggiare i capelli e la barba, cercando di far colare il colore principalmente nei recessi del modello. Infine utilizzo l'Agrax Earthshade per lavare tutte le altre parti marroni rimanenti.
Probabilmente a questo punto avrete notato che ho anche dipinto gli occhi. Purtroppo la posizione scomoda della videocamera non mi ha permesso di mostrarvi come ho fatto. In ogni caso, con lo Sharptibone ho delineato due piccoli cerchi bianchi all'interno dei bulbi oculari e successivamente, con un pennello molto sottile, ho inserito due piccoli punti neri, ovvero le pupille. Ed ecco il modello una volta applicati gli shade. Ora possiamo passare alle lumeggiature. Come prima lumeggiatura utilizzo nuovamente il colore Heavy Skin Tone. Questa volta però lo diluisco maggiormente, in modo da applicare un velo leggero sulla miniatura. In questo passaggio dipingo nuovamente alcune parti del volto e delle mani del modello, come gli zigomi, il naso, la fronte, le dita, evitando però di toccare le zone che dovrebbero essere in ombra. Voglio darvi anche un consiglio. Quando usate pennelli così sottili, inumidite spesso le setole, altrimenti c'è la possibilità che il colore si asciughi sulla punta, prima ancora di riuscire a stenderlo sulla miniatura. Questo problema mi succedeva spesso le prime volte che pitturavo con pennelli molto sottili. Come lumeggiatura finale aggiungo una goccia di Elf Skin Tone e dipingo solo i punti più esposti del volto e delle mani, cercando di essere il più preciso possibile. Ovviamente se si commette un errore si può sempre rimediare in un secondo movimento, passandoci sopra una lavatura oppure il colore usato precedentemente. Per le vesti utilizzo nuovamente lo Scarlet Red e successivamente aggiungo anche una goccia di Canadian Flash Tone per lumeggiarle ulteriormente. Mentre per la casacca ho miscelato una parte di Sombre Grey ed una parte di Heavy Charcoal. Come vedete il colore creato è leggermente più chiaro rispetto a quello sottostante ed è perfetto per cominciare a stratificare le varie lumeggiature. Anche in questo caso evitate di dipingere le parti in ombra del vestito, cercate di dipingere seguendo le pieghe più esterne.
A questo punto continuo a lumeggiare utilizzando solamente il Sombre Grey. Infine aggiungo una goccia di Heavy Blue Gray e dipingo solamente le parti più esposte della casacca, tracciando delle linee molto sottili. Ok ragazzi, ora miscelando il Beastie Brown ed il Plug Brown vado a lumeggiare i capelli e la barba di Boromir. Come vedete in questo passaggio utilizzo il pennello tenendo le setole perpendicolari rispetto ai capelli. In questo modo dovrei riuscire a dipingere facilmente solo le parti più in rilievo. Con il Dark Flash Tone ridipingo tutte le parti colorate di marrone scuro. Mentre con il Beastie Brown lumeggio ulteriormente tutte le parti dipinte di marrone. Infine ridipingo il corno di Gondor utilizzando il colore Ushapti Bone.
mentre per i dettagli finali utilizzo il Gennas Gold. Eccoci qui ragazzi, abbiamo quindi terminato di dipingere Boromir. Come vedete non è venuto esattamente uguale a come viene rappresentato all'interno del primo film, ma devo dire che sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Nelle prossime settimane alternerò video in cui continueremo a dipingere insieme i membri della Compagnia dell'Anello e altri video di vario genere. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati con me fino a questo punto e se il video vi è piaciuto lasciatemi pure un commento qui sotto ed iscrivetevi al canale qualora voi non l'abbiate ancora fatto. Grazie ancora e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!